Ciao ragazzi, oggi vedremo il Tag Heuer Monaco, il primo cronografo automatico cassa quadrata impermeabile. Il Tag Heuer Monaco che vedremo oggi è quello che tradizionalmente fu sviluppato dall'originario Heuer Monaco del 1969. Infatti nel 69, ne abbiamo parlato anche nel video dello Zenith il primero, lo sforzo del consorzio Chronomatic, che era composto da Breitling, Hamilton Buren, Heuer e De Bois de Prat, sviluppò questo calibro modulare con un micro rotore interno, quindi parte cronografica superiore e parte tempo nella parte inferiore. Questo orologio, l'Heuer Monaco del 69, fu spinto mediaticamente parlando da Jack Heuer, il quale lo portò sulle riprese del film Le Mans e lo diede anche al pilota Joe Seifert, che era il compagno tra virgolette di riprese di Steve McQueen, e a quel punto Steve McQueen si innamorò di questo orologio, fece tutte le riprese con questo orologio al polso e da lì poi ci fu uno sviluppo non solo tecnico ma anche estetico, perché oggi lo troviamo in diverse variazioni cromatiche, verde con la tonalità Gulf, ma anche tecnicamente, perché se il calibro originario era il calibro 11, questo nome calibro 11 lo ritroviamo anche oggi, perché attualmente la versione con corona sinistra, come originariamente fu il calibro 11, lo troviamo anche oggi, ma la variazione non è tecnica, fatemi dire, di sviluppo del cronografo, del calibro, ma hanno soltanto invertito la parte invertito di 180 gradi la parte del calibro che spinge questo calibro, questo Tag Heuer Monaco, che è il Sellita SV300, quindi invertendo di 180 gradi si è avuta la corona sulla sinistra. Quello che vedremo oggi invece è il modello precedente, cioè il calibro 12, e quindi vedete ritroviamo sempre questo richiamo al passato, perché il calibro 12 fu sviluppato nel 72 e a differenza del calibro 11 aveva 21.600 alternanze ore al posto delle 19.800 del calibro 11. Quindi scusate un po' il gioco di parole, un po' difficile magari da seguire, quindi calibro 11 e 12 li ritroviamo fra il 69 e il 72, e qui oggi calibro 11 e 12 li ritroviamo ancora adesso, perché il 12 è quello che vedremo oggi, che ha la corona a destra, mentre l'11, per richiamare proprio l'originalità, ce l'ha sulla sinistra, ma il calibro è lo stesso. Subì un'interruzione questo orologio che fu ripresa poi alla fine degli anni 90. Nel 99 il Tag Heuer Monaco fu proposto con l'ETA 2894, un calibro sempre pseudo modulare che abbiamo già visto anche qui su WatchFan, però equipaggiando l'Eberhard Chrono 4, e quindi che ha una modularità un po' più integrata rispetto a quello che vedremo oggi, che di fatto sono due calibri messi insieme, del quale vedremo le particolarità. Un calibro che viene fatto ancora oggi, vi ripeto, il calibro 11, in parallelo al calibro di manifattura Tag Heuer, l'Heuer 02, dove troviamo un mix di componenti che vanno al passo con i tempi, perché abbiamo una ruota colonna, abbiamo un innesto verticale, pensate 80 ore di autonomia, 80 ore, incredibile, e quindi tutte particolarità che sviluppano ancora oggi questo calibro che arriva da una fortunata storia. Bene, adesso andremo a vedere al banco questo bellissimo segnatempo. Voi nel frattempo però iscrivetevi a WatchFan attivando la campanella delle notifiche, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram WatchFan80. Bene, andiamo a vederlo. Andiamo a scoprire il nostro Tag Heuer Monaco calibro 12, un orologio bellissimo, lo potete vedere anche nelle sue geometrie, che offre comunque il risalto di molti riflessi. Guardate per esempio gli effetti di questo vetro molato. Guardate, ci sono dei giochi quasi di specchio che si possono intravedere in questo orologio. Le satinature alternate alle parti lucide, poi la molatura di questo vetro che permette
la diffrazione anche dei riflessi, e l'orologio parla da sé. È un orologio che nel suo genere offre un appagamento estetico, si può dire, senza rivali, perché comunque stiamo parlando del primo cronografo con cassa quadrata automatico. Ricorda un po' alcuni vecchi Pierce. Ecco, andiamo a muovere la nostra corona, mettiamo in moto il nostro Sellita SV300 che andremo poi a vedere dopo, e qui andiamo sulla parte dei contatori. Abbiamo su questo calibro la disposizione del layout su 2 contatori, secondi continui, qui abbiamo i minuti, mentre qui abbiamo il nostro datario. Sull'OIR 02 invece abbiamo un terzo contatore dei secondi, in questo caso, che delle volte può andare a creare qualche fastidio perché passa di fronte alla data, particolarità strane. Andiamo ad azionare il nostro calibro, il nostro cronografo. La pressione è molto morbida, eccola qua, potete vedere un azzeramento anche preciso, non ci sono particolari sforzi. Delle volte su moduli cronografici si fa talmente tanta pressione quando il modulo magari non è lubrificato che si vanno a piegare anche le leve del cronografo all'interno, e questo è un problema perché se poi andiamo di nuovo a ripiegarla nella sua posizione, nella loro posizione normale, si rischia anche la rottura. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando c'è vedete come, ecco, la pressione è veramente leggera. Quando c'è un'eccessiva forza da imprimere sul pulsante potrebbe esserci qualche problema di lubrificazione. Andiamo a vedere la parte laterale, il simbolo di Tag-Heuer. Questa è una corona che non è a vite, ovviamente non stiamo parlando di orologi da sub, ma altrettanto comunque si possono definire belli. Il cinturino è un alligatore stampato, in questo caso ovviamente originale, che andiamo a vedere nella sua deployante, una deployante che si chiude interferenza. Adesso andremo a vederla insieme come al solito. Guardate, questi sono i 2 pulsanti che vanno a premere su queste 2 aste, le possiamo chiamare così, che vanno ad interferenza all'interno di questa gola. Guardate anche come è pronunciata questa volta, come sono pronunciati, qui addirittura abbiamo anche un pezzo di pellicola, bene, come sono pronunciati questi 2 dentini che vanno ad accogliere all'interno, ecco, il deployante in arrivo. Ecco, noi adesso non possiamo seguire, però la chiusura vi assicuro che è una chiusura che, nonostante sia deployante, è molto salda, e ovviamente dobbiamo sempre evitare, mio parere personale, se volete anche consiglio, di chiudere gli orologi in questa maniera. Adesso per una volta non fa nulla, ecco, perché si avrà sempre il solito logorio. Queste cose le ho spiegate già anche in passato, ma sicuramente possono allungare la vita anche di questo componente, di questo elemento. Passiamo alla parte posteriore, andiamo a vedere alcune cose interessanti. Eccolo qua, e questo è il fondello molto bello che andiamo a vedere meglio. Ecco, andiamo una pulita. Il fondello, ecco, Monaco con le sue diciture. Ecco, ci mettiamo un po' meglio, eccolo qua. Monaco con le sue diciture. Abbiamo addirittura un'impermeabilità che, nonostante non ci sia una corona a vite e un cronografo, raggiunge comunque i 100 metri. E questo è il Sellita SV300 che poi vedremo in azione dopo. Il Monaco, beh, possiamo parlare di misure, sì, perché andiamo a prenderle un attimino e andiamo a vedere quant'è il lato. Qui abbiamo un 39 mm, quindi possiamo definire più o meno un diametro da 39, se lo paragoniamo ad altri orologi che abbiamo visto su Watchfan. Il cinturino, abbiamo un cinturino che è di, andiamo a misurarlo un po' con calma, ed ecco qua, possiamo dire che è un 21 cinturino. Sapete benissimo che poi andiamo a vedere un po',
un 21, 21 e mezzo, 22. Sapete benissimo che le case utilizzano dei cinturini con interasse con larghezza dispari. Poi lag to lag, possiamo parlare di lag to lag, ma sì, vediamo un po' che cosa abbiamo. Abbiamo un 30 per su questo punto, eccolo qui, 47, e andiamo a misurare lo spessore con questo vetro che fuoriesce 14,85 per un crono modulare che ovviamente montando un Selite SV330 e una riproduzione dell'ETA 2892 è già un movimento sottile di suo. Questo è un orologio che al polso, ecco, fornisce questo effetto. Veramente bello, poco da dire. Andiamo a vederlo adesso sulla bilancia. Andiamo a prendere la nostra bilancia. Come avete visto del Monaco c'è molto da dire, quindi tratterò l'argomento in 3 video suddivisi per capitoli di performance, di dettagli, di presentazione come questo. 126 grammi per un orologio che ha una certa mole dimensionale come stiamo vedendo. Bene, noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, dove andremo a curare qualche dettaglio in più. Nel frattempo vediamo ancora le sezioni, iscrivetevi ancora a Watch Fun e ci vediamo presto, ciao!